dobbiamo aspettare un certo Enzo, non so se... È arrivato? Allora, il tema... Carla, vuoi dire qualcosa? Ma due cosine velocissime. Esatto, allora, fai. Allora, grazie. Microfono. Microfono. No, ma No, dai, si dovrebbe poter no, sganciare. va bene, mi sentono. Scusa. Ecco. Pronto? Ok. Allora, grazie a tutti di essere qui così numerosi. Lo spazio in cui siete, per chi non lo conosce, si chiama Centro Teatrale di Ricerca, è un centro teatrale dove facciamo formazione di teatro, di danza e di tutte le arti del corpo. I costumi che vedete sono costumi di Sonia Biacchi, che è la persona che ha fondato questo centro, che purtroppo non è più con noi, ma noi stiamo continuando la sua opera di portare bellezza nel mondo. Non presento Carpe Oro perché non mi sento in grado e perché non ha bisogno di presentazioni. Solo una cosa vorrei dirvi, che questo invito che abbiamo fatto a lui è nato in modo super spontaneo e è nato dall'entusiasmo, dalla curiosità, dall'entusiasmo proprio che ci ha dato il conoscere questa persona tramite i canali YouTube e poi tramite i suoi libri, che abbiamo trovato bellissimi, e quindi così senza pensarci l'abbiamo contattato, lui ci ha detto di sì e quindi eccoci qua, semplicemente. La parola a Gianfranco Carpeolo. Innanzitutto grazie a tutti. Di solito i miei seminari sono seminari per fumatori di pipa, poi però se c'è qualcuno che è allergico o eccetera me lo può dire che io desisto. Fortunatamente la pipa non è un vizio, è un piacere. Prova. Sì. Allora va avvicinato. Aspetta. Prova. Allora. Stavo dicendo, fortunatamente la pipa è un piacere, non è un vizio. Per cui non è che se non fumo divento isterico, eccetera. Passato anche che se c'è qualcuno per il quale è ostativo il fatto che io fumi la pipa, non la riempio e va bene così. Non si sente perché se c'è qualcuno che non sopporta il fumo della pipa me lo dica, che io non la riempio. C'è qualcuno? Bene, non c'è nessuno, si può fumare. Allora, stavo dicendo, è nata proprio come ha detto Carla, nel senso che sono stato contattato, mi hanno detto avremo piacere che tu venissi a Venezia a fare una conferenza. Io non vedo perché non avrei dovuto venire. Io faccio conferenze e tendo a precisare che le mie conferenze sono del tutto gratuite in tutta Italia, del tutto. L'albergo se dormo me lo devono pagare, no, vado in rovina. Ma voglio dire, al di là del fatto di pagarmi dove dormo, eccetera, generalmente non chiedo neanche le spese di trasferta, quindi mi sembra facile avermi per una conferenza. Poi quando organizzo seminari è tutto un altro tipo di discorso, per quello è un'attività continuativa e in qualche modo dobbiamo regolamentarla, ma per le conferenze no. E il tema che mi è stato suggerito è un tema derivante dal fatto che io mi sono occupandomi dei Rosa Croce, mi sono occupato del Triveneto e precisamente di un triangolo che è ricompreso tra Padova, Castelfranco, che assume una dignità particolare, e Venezia.
Me ne sono occupato nel mio primo libro, negli studi sui Rosa Croce, me ne sono occupato diffusamente perché questa zona, questo triangolo è stato in un certo periodo di tempo assolutamente nevralgico rispetto alla storia dei Rosa Croce. Nel senso che nel secolo tra la fine del 1400 e il 1500, primi del 1600, erano tutti qui. Cioè la maggior parte di tutti i Rosa Croce erano qui. Io ho ipotizzato che ci fosse una vera e propria associazione, organizzazione di Rosa Croce che gravitasse in questa zona, perché era impossibile che arrivassero tutti qui. E d'altro canto, in tutte le volte che io ho studiato i Rosa Croce anche nelle altre zone nevralgiche, mi sono ritrovato al fatto che lì ci fosse un qualcosa di istituzionale, non di casuale. Per esempio a Tubinga, poi trasferitosi a Ulm, c'era un capitolo della confraternita che noi chiamiamo Rosa Croce, fondato dal Lutero della Baviera, che si chiamava Jacobo Andreae, che era colui che aveva riunificato tutti i rivoli del protestantesimo, e poi proseguito da suo nipote, che si chiamava Johann Valentin Andreae, che è anche l'autore della famosa opera Le nozze chimiche di Christian Rosenkreuz. Per esempio c'era qualcosa a Parigi e io ho trovato le vestigia di Nicolas Flamel, un alchimista del quale si diceva avesse trasformato il piombo in oro, no? Come utopia di tutti gli alchimisti della storia, e che sta di fatto che regalò una ventina tra ospedali e orfanotrofi a Parigi, quando fino al giorno prima era povero in canna, lui e la moglie. Oppure gli altri punti nevralgici a Praga, dove si trasferisce il nostro pittore Arcimboldo e dove stabilisce la sua corte Enrico IV, convocando praticamente tutti i Rosa Croce dell'epoca. Oppure a Cassel, vicino Francoforte, dove vengono pubblicati i primi manifesti rosicruciani. L'altra cosa casuale che poi uno si ritrova è che sono stati tutti i luoghi dove ha risieduto in pianta stabile Giordano Bruno. Ah, mi ero scordato, Londra, non solo per Robert Flood, che scrive una delle opere più rosicruciane esistenti, che è L'Otriusque Cosmique Mundi, ma Shakespeare, il cui Globe Theatre è una proiezione della maggior istituzione filologica e filosofica rosicruciana, che è l'arte della memoria, no? Il Globe Theatre viene costruito da Shakespeare sulla base dell'arte della memoria di Giordano Bruno o del famoso architetto Marino. E quindi noi troviamo le tracce di qualcosa di stabile che c'è stato in giro per l'Europa. E questo qualcosa di stabile lo troviamo anche qui. Tra il 1400 e il 1600, diciamo, che è l'anno della fine di Giordano Bruno, no? E noi, Leonardo da Vinci, Luca Pacioli, Isaac Abravanel, Giorgione, li troviamo tutti qui. Tiziano,
che dipinge un quadro famoso con un pellicano che si chiama La Carità, che è piuttosto eloquente circa il tipo di provenienza dottrinale. Addirittura vivrà a Venezia per il resto della sua vita. Voi non sapete, Giorgione ebbe un figlio. Il figlio si chiamava Paris Bordon. Ce ne parla il Vasari, che dice che il figlio ebbe un grosso trauma dalla morte del padre, che morì di peste, perché a Venezia nel 1510 ci fu la peste. E Paris Bordon, di cui ci sono arrivati 3 quadri molto belli, visse a Venezia per il resto dei suoi giorni, non si spostò più, perché era un'autentica scuola di sapere, era fondata a Venezia da quel personaggio straordinario che era Fra Bartolomeo Luca Pacioli, che poi è stato uno dei direttori della scuola di matematica di Venezia, la scuola di Rialto, che rese Venezia famosa in tutto il mondo all'epoca, perché c'era il fior degli studi matematici del mondo. E Luca Pacioli, che venne a Venezia proprio per dare nuova linfa alla scuola dei matematici, era anche il maestro di Leonardo. E Leonardo viene a Venezia nello stesso periodo in cui ci vengono Giorgione, Luca Pacioli, e in cui ci viene uno strano personaggio, ma proprio strano, che si chiama Isaac Abravanel. Chi è Isaac Abravanel? Isaac Abravanel è il ministro delle finanze del Portogallo. Solo che nel Portogallo sale al trono una regina un po' bigotta, si chiama Isabella di Castiglia. E lui, che è ebreo, è costretto ad andarsene, perché voi non lo sapete, ma gli ebrei all'epoca venivano perseguitati non dall'Islam, di cui invece erano amici, ma da spagnoli, portoghesi, che li costringevano a ripudiare la loro religione e poi prendevano il nome di marrani. E quindi Isaac Abravanel è costretto a scappare col piccolo figlio da una vita agiata da ministro delle finanze, e indovinate dove va? A Venezia, dove sembra che non fa nulla, però nel non far nulla sta bene, nel senso che nessuno gli fa mancare niente. Cioè a Venezia c'era un tessuto di famiglie che si faceva carico di qualcosa che andava al di là del loro lavoro. Pensate, questa cosa si trascinerà fino a Giacomo Casanova, no? Giacomo Casanova viene aiutato per tutta la vita dalla famiglia dei Bragadin. Il vecchio Bragadin lo considera suo figlio praticamente, e quindi Casanova viene aiutato usque ad mortem dai Bragadin. Ma non sono solo loro. Giorgione viene aiutato usque ad mortem, e il figlio, dai Vendramin, che è un'altra famiglia veneziana di un certo spessore. Addirittura io ho fatto delle verifiche che poi non ho potuto approfondire, che la sede della, chiamiamola loggia, no? Chiamiamola la sede fosse a Palazzo Vendramin, dove attualmente credo che ci sia il casino. Mi sarebbe piaciuto visitare sotto, però non mi è mai stato possibile, perché probabilmente qualcosa che mi ispirasse l'avrei trovata. Sta di fatto che io sono convinto che la loro sede fosse lì. Difatti, quando ho scritto il voto del Pellicano, ho scritto che Giorgione venne iniziato a Palazzo Vendramin. Non solo loro,
altre famiglie veneziane si fecero carico di tutta una serie di personaggi. Famiglie che poi esprimevano il doge o esprimevano, cioè era un tessuto quello veneziano dell'epoca. Innanzitutto nella Venezia dell'epoca non ci sono tutte le congiure e le liti che ci sono a Firenze. A Firenze è una vita turbolenta, a Venezia non è una vita turbolenta. In qualche modo l'accordo tra di loro se lo trovano. Non ci sono agli atti grosse turbolenze, diciamo. D'altro canto Venezia è la città più aperta d'Italia. A Venezia sono tutti benvenuti, ebrei, islamici. Venezia è aperta a tutti i tipi di contatti culturali e a qualunque tipo. Dovranno arrivare gli Asburgo-Lorena per togliere a Venezia questa sua caratteristica. Ma finché non arrivano gli Asburgo-Lorena, cioè finché non viene soppressa quella caratteristica autonoma e indipendente della città, le cose saranno esattamente così. D'altro canto, Venezia sulla crociera c'è una sola cosa, la consegna di Giordano Bruno alle autorità vaticane tramite quel personaggio un po' strano che è Mocenigo. Ma io ho sempre declinato la convinzione che quella cosa lì l'abbia decisa Giordano Bruno. In realtà sono sempre stato convinto che lì Venezia non c'entra proprio niente e che Giordano Bruno ha fatto in modo di farsi consegnare e di farsi uccidere dal Vaticano, perché erano in pericolo tutti gli altri che con lui nel 1680, perdonatemi l'anno adesso non mi viene, a Ulm, che è una di quelle famose città dove c'erano i Rosacroci vicino Tubinga, Giordano Bruno si era ritrovato lì iscrivendosi, perché i tedeschi, quando uno arrivava in una città, lo verbalizzavano. Quindi noi le presenze a Ulm di quel periodo ce le abbiamo tutte. Non erano come noi che, no? Sai, noi uno passava, chi sei, dove vai? Un fiorino, non era così. Andavi in Germania, non era solo un fiorino, da qualche parte ti scrivevano. Tant'è vero che Giordano Bruno, come suo atto di prudenza, invece di dargli il nome Giordano Bruno, gli ha dato Filippo Timoteo, che poi era il suo vero nome. Lui si chiama Filippo Timoteo, non Giordano. Però siccome col nome di Giordano era, insomma, vogliamo dire chiacchierato, lui aveva dato Filippo Timoteo, però si erano registrati pure gli altri, perché a Ulm c'era Robert Flood, c'era Jacopo Andreae, c'era Michele Maier, c'era Simon Studion, cioè c'erano tutti i Rosacroce dell'epoca. E perché tutti quanti si trovano lì? Tenete presente che Giordano Bruno nella sua vita parlava 7 lingue. Giordano Bruno parlava correntemente l'inglese, il francese, il tedesco, il latino, il greco e l'italiano. E quindi ha potuto prendere la carica di lettore. Quando tu eri fisso presso un'università, eri fisso. Se avevi un incarico come se fossi un professore, ma era a tempo, si chiamava lettore. Ve li elenco le città dove ha fatto il lettore Giordano Bruno? Padova, Londra, Parigi, Tubinga. Guarda combinazione, tutti i posti dove sono nate delle cose che sono relative ai Rosacroce. Tant'è vero che lui tiene, ancora non si chiamavano Rosacroce, tiene una riunione a Ulm dove annota
su una delle sue note che quel giorno lì aveva fondato i Giordaniti. I Giordaniti erano i Rosacroce. Qual è il problema? Che voi pensate che quell'epoca fosse un'epoca normale, ma c'erano spie, il Vaticano mandava la gente nei ristoranti a spiare quello che la gente diceva, cioè non è che fosse, certo non c'erano i Trojan, però insomma voglio dire, trovavano comunque il modo. E questa riunione era stata registrata da uno spione del Vaticano, per cui c'era odore di ricerca per eresia e di persecuzione per tutti i nominativi. Per cui lui prende una decisione a distanza di pochi anni sorprendente. Decide: se muoio io, il problema è risolto. Ora, io non so se voi avete letto quello che ha scritto Giordano Bruno nella sua vita, Lo spaccio della bestia trionfante, cioè La cera delle beffe, Eroici furori, come dir si voglia, Il canto di Circe, L'arte della memoria. Giordano Bruno era un uomo che non solo era di un'intelligenza spaventosa, ma era di una furbizia e di una scafatezza assolutamente non inferiore all'intelligenza. Sapete, noi tante volte confondiamo l'intelligenza con la furbizia. Ci sono molte persone intelligenti ma non furbe. Beh, non era il caso di Giordano Bruno. Giordano Bruno era intelligente e furbo, scafato, se vogliamo dire una cosa. Quindi non sarebbe caduto nella trappola di Mocenigo. È perché ci è voluto cadere. Ha voluto in qualche modo assicurare la vita, tant'è vero che poi tutti gli altri non li ha toccati. E i primi manifesti di Rosa Croce escono nel 1622, a 20 anni e oltre di distanza da quel fatto e dalla morte di Giordano Bruno. Che perché poi quelli che facevano parte della congrega di Giordano Bruno erano tutti ragazzini, tranne Jacopo Andrea. E non ragazzini, erano ragazzini bravi, preparati, geniali, ma pur sempre ragazzini. Sapete, Michele Maier è colui che cura dalla peste l'imperatore Enrico IV di Sassonia e lo guarisce. Robert Fludd è quello che cura dalla peste la regina. E poi dopo la peste la cura anche dal vaiolo. Sapete, non erano malattie come possono essere considerate adesso. Ai tempi si moriva di peste e di vaiolo, no? Il figlio di Isaac Abravanel, che nasce a Venezia e poi si trasferisce a Napoli, che si chiamava Leone l'Ebreo, cura il re di Napoli, Ferdinando, dalla peste e lo guarisce. Erano tutti medici. E uno dice, ma erano medici. Michele Maier era un medico, Robert Fludd era un medico, Leone l'Ebreo era un medico. Erano medici. E già lì bisognerebbe anche capire tutta una serie di collegamenti. Non scordiamoci che siamo nello stesso periodo di Paracelso, con tutta una serie di collegamenti che si possono fare. Allora voi vedete che in quel periodo lì, tra la fine del 400 e il 500 e i prodromi del 600, c'è uno spettro di Rosa Croce che operano su questo territorio in prima persona, cioè fisicamente, il che promuove anche delle realtà locali. E il primo riverbero ce l'abbiamo con l'Università di Padova.
L'Università di Padova, che era un'università già molto quotata, grazie a quel periodo diventa un'università centrale che attira personaggi da tutta Europa. In coda a questo periodo che vi ho espresso, un signore che si chiama Johann Scheffer viene dalla Polonia, si stabilisce a Padova, c'è ancora la lapide commemorativa all'Università di Padova, e col nome Silesius, Johannes Silesius, pubblica i 3 libri più importanti della mistica cristiana, che sono Il Pellegrino Cherubico, L'altro io di Dio, terzo mi deve venire il titolo. Scrittore fondamentale è Rosa Croce. Io nel Voto del Pelicano ho messo tutta una serie di suoi versi direttamente rosicruciani. E lui viene qui perché c'erano stati quelli prima. Se no chi glielo fa fare dalla Polonia? Viene qui dalla Polonia perché c'erano stati quelli prima. E questo per quanto riguarda Padova, ma a Padova c'è un altro fenomeno. A Padova nasce e lavora, con una vita molto tormentata, un signore che si chiama Francesco Colonna. Chi è Francesco Colonna? Francesco Colonna è un monaco, è un abate. Come tanti nella sua epoca, per vivere fa il precettore, cioè colui che dà degli insegnamenti ai giovani signori, come diceva l'abate Parini, dell'epoca. Ma Francesco Colonna è anche uno che la Chiesa lo butta fuori 2 o 3 volte, perché è un signore che ha un enorme amore per una cultura che invece la Chiesa odia, che è la cultura pagana. Sono i miti cosiddetti pagani, greco-latini. E Francesco Colonna scrive il libro, uno dei libri più importanti della tradizione rosicruciana, che si chiama Ipnerotomachia Polifili, la guerra nel sonno di Polifilo. Polifilo è un signore che si mette a dormire, fa tutta una serie di sogni con dei dell'antica Grecia, eroi, scene, eccetera, eccetera, e questo è lo scritto. Dove si parla di tutti questi dei mitologici, si commenta, e tutti si sono chiesti per secoli dove volesse arrivare questo libro, cioè, perché diceva questo. E perché fosse così importante per i Rosa Croce? Perché nessuno aveva fatto caso a un particolare. Perché questo è un libro anche disegnato, non è solo scritto. Se volete compratevelo, in Italia si trova editato dalla casa editrice Antenore con lo straordinario commento di un frate gesuita che si chiamava Giovanni Pozzi, che ha scritto dei commenti a delle opere antiche straordinari. Sappiate che è uno che ha scritto un capolavoro che si chiama Alternatim, dove ha utilizzato l'uso del ritmo nei versi e nella letteratura dei secoli, cioè si può parlare anche con la ritmica, non solo con le parole, e aggiungendo la decifrazione della ritmica a quella delle parole ha trovato delle chiavi, per esempio nella Divina Commedia, che nessuno aveva mai cercato, neanche il tanto decantato Sermonti. E voi lo trovate col commento di Giovanni Pozzi, che vi fa magari sospettare che sia un'opera importante, no? E poi ne ha fatto un'opera non particolarmente meritoria, Adelphi. Adelphi in 2 opere secondo me non ha rispettato
la dignità. La prima sono i sigilli di Giordano Bruno, di cui ha fatto un'edizione deprecabile, con un deprecabile commento di uno pseudo studioso di alchimia che si chiama Mino Gabriele. Tra l'altro gli fa pagare uno sproposito, quindi voglio dire così. E poi c'è questa edizione dell'Ipnerotomachia Polifili, che io ho preso comunque per la linearità e riproduzione dei disegni, perché soldi ne hanno spesi. Ha fatto anche una traduzione in italiano, perché poi la lingua con cui è scritta l'Ipnerotomachia Polifili è una lingua, insomma, tutta da decifrare. Però io credo che sia meglio l'edizione più rispettosa di Giovanni Pozzi e della casa editrice Antenore. Ma Francesco Colonna era un uomo di Padova. Padova, probabilmente Castelfranco. In realtà c'è stata una polemica perché Roma ne ha rivendicato i natali per un altro Francesco Colonna, facente parte dell'Accademia Romana di Pomponio Leto. Io sono stato sempre convinto che la vera teoria è che lui appartenesse a Padova. E che addirittura che fosse per una serie di riproduzioni di affinità, di disegni e di temi, fosse in qualche modo vicino a Giorgione. Fossero, insomma, si frequentassero, diciamo, no? Io ho pubblicato tra le righe dei miei romanzi la chiave con cui io ho decrittato l'Ipnerotomachia Polifili, perché un altro studioso che si chiamava Simon Studion e che è vissuto vicino a Ulm e a Tubinga in un posto che si chiama Urach, ha scritto uno strano libro che si chiama Naometrie, che io sto traducendo dal latino per pubblicarlo. Naometria, naos metros, naos tempio, metros misura, l'arte di misurare il tempio. In questo libro Simon Studion dice che tutto ciò che è contenuto nel Tempio di Salomone si possono estrarre non solo delle profezie straordinarie sull'evoluzione dell'essere umano, ma anche una serie di spiegazioni di cose che sono già accadute. E se voi andate a guardare, una delle considerazioni fondamentali di quello che dice Simon Studion è che il concetto della naometria è che ciò che racchiude il Tempio è il Tempio. Cioè voi non dovete pensare che il Tempio sia un contenuto. Il Tempio è un contenitore. E poi io sono andato a ragionare sull'Ipnerotomachia che tutti i disegni sono raffigurati dentro uno schemino a forma di tempio. Tutti. Nessuno escluso. Solo che ogni volta questo tempio aveva qualche misura diversa, qualche caratteristica diversa. Allora mi sono divertito a mettere in fila tutta questa roba qui e ho scoperto che il vero contenuto del libro è il contenitore. Cioè sono tutti i tempietti dentro i quali Polifilo immagina le scene dei suoi sogni. Non ho mai sviluppato questa cosa in uno scritto perché non ne ho avuto il tempo.
perché poi a scriverlo e a far capire alla gente, cioè a scriverlo in maniera comprensibile, non è una cosa facilissima. Magari qualcuno ti piglia a pomodori perché non capisce niente, voglio dire, insomma, non è una cosa semplice, ma prima o poi lo farò. Rimane il fatto che a Padova c'è un signore che si chiama Francesco Colonna che in quegli anni scrive l'Ipnotomatia Polifili. La confusione con Roma è avvenuta perché intanto a Roma c'è un diplomatico che si chiama Traiano Boccalini, che scrive un libro che si chiama I ragguagli di Parnaso, che è scritto nello stile dei dialoghi alchemici, la turba filosofarum, il roseto dei filosofi che c'erano stati nei secoli precedenti. Con questi filosofi che discutono animatamente dei problemi della filosofia. In effetti il libro è importante ai fini del contenuto rosicruciano, però non della stessa importanza dell'ipnotomachia. D'altro canto, il personaggio centrale che si muove in quest'ambito che ho cercato di, a grandi linee, disegnarvi nell'ambito del Triveneto, alla fine è proprio Giorgione. Giorgione è colui che scrive, che dipinge un quadro che ha la stessa importanza dell'ipnotomachia, che è La Tempesta. Il quadro l'avete visto tutti, perché credo che sia qui a Venezia, no? Non credo che ci sia qualcuno di voi che non sia andato a vedere, però insomma, non voglio, se non l'avesse fatto, conviene che vada. La Tempesta è un quadro su cui si sono affannati a cercare un'interpretazione, fior di critici, in realtà era un quadro molto semplice, poi vi farò vedere da dove viene. Però Giorgione, se voi andate a fondo, noi sappiamo che è nato a Castelfranco, fantastico. Come si chiamava? Voi sapete, Giorgio di Castelfranco. Sì, ma come si chiamava? Giorgio di Castelfranco non è un nome, non è neanche un patronimico. Sappiate che per i Rosacroce, la maggior parte dei Rosacroce veri, appartenendo comunque a qualcosa che si chiamava stirpe di David, che era qualcosa che veniva da lontano, era una linea di sangue, di gente predestinata, hanno fatto di tutto per far sparire la possibilità di rintracciare chi erano e da dove venivano. Sapete, noi di fronte ai luoghi comuni non ci fermiamo mai. Sì, ma chi era Leonardo da Vinci? Come si chiamava? Noi sappiamo che a un certo punto arriva un signore che si chiama Piero a Vinci, va sull'anagrafe e registra: io sono Piero e da oggi mi chiamo Piero da Vinci. Sì, ma chi sei? Da dove vieni? Non sappiamo da dove è venuto, come è venuto. Così nascono i Da Vinci. Dopo 3 generazioni c'è Leonardo. Ma da dove vengono? Giorgione da dove viene? Come si chiama di cognome? Da dove spunta? E nessuno sa niente. Riusciamo a dedurre, come è stato dedotto per Leonardo, che si è scoperto che insomma, addirittura fa ridere, no? Fanno il DNA alla madre che è sepolta e dicono: sì, probabilmente è di razza semitica. Bella scoperta. Non si sono andati a leggere che il nonno di Leonardo, apposta per la linea di sangue della famiglia, ha fatto arrivare una donna di nome Catarina,
e tutti quanti la chiamano Caterina. Invece scrivono Catarina perché veniva dai Catari, che erano ebrei. Per questo la chiamano Catarina. Vai a farglielo capire a tutti questi che hanno capito tutto di Leonardo, qualunque cosa, no? Il nonno la fa venire, fa fare il figlio uno solo, perché poi lei fa altri figli in Toscana, ma col marito che gli trova il nonno. Il nonno gli trova marito, un proprietario terriero, e Leonardo aveva dei fratellastri, ma non erano Da Vinci. Perché il notaio Piero, con Catarina, figli ce ne fa uno solo. Perché era il progetto del nonno di Leonardo, instradare la radix Davidis in maniera corretta, e siccome la radix Davidis si stabilisce per parte di madre e non per parte di padre, lui fa arrivare Catarina. È così chiaro, cioè non è che c'è bisogno di inventarsi chissà che cosa. E lo stesso per Giorgione, noi non sappiamo dove viene Giorgione, chi è, come si chiama di cognome, chi era sua madre, chi era suo padre, dove ha studiato. Nulla. Sappiamo solo che a un certo punto Giorgione, dalla scuola del Bellini, che era un grande pittore dell'epoca, salta fuori Giorgione, il quale ha 3 caratteristiche. 1. Dipinge senza disegnare. Tutti i quadri di Giorgione non hanno un disegno di partenza, cioè lui li ha dipinti direttamente. È una cosa che poi gli imita Caravaggio, ma che prima tutti quanti storcevano il naso, perché prima ci voleva il disegno e lui il disegno non lo faceva. La seconda cosa particolare di Giorgione è la scelta delle tematiche, perché tranne che per 2 o 3 quadri, le tematiche di Giorgione sono legate all'ebraismo, a Mosè, sono legate a momenti della storia ebraica. Lui stesso utilizza una serie di componenti ebraiche per dipingere. Ad esempio, nella Pala di Castelfranco c'è la stoffa degli ebrei mosaici a strisce rosse, blu, eccetera, eccetera. Vediamo di andare a un po' di disegni, così ci chiariamo tutti quanti le idee. Io l'avevo aperto i disegni. Eccoli qua. Facciamo un piccolo esempio. Un attimo di pazienza, eh? Questa è la tempesta. Non trovo la Pala di Castelfranco, ma adesso la trovo. Vedrete che salterà fuori. Voilà. Questa è la Pala di Castelfranco.
Eccola qua. Vedete com'è strutturata? Qui c'è la Vergine, qui c'è un cavaliere di Castelfranco Veneto che aiutò molto Giorgione, che si chiamava, adesso ve lo dico il nome. E qui alcuni dicono che è San Francesco, altri dicono che è un altro santo. Questo il cavaliere si chiamava Tuzio Costanzo. Allora, se noi guardiamo la pala di Castelfranco con un po' di attenzione, questo è il disegno che c'è sulle stoffe ebraiche, vedete? Questo è il primo disegno, questo è il secondo disegno. E poi lui utilizza tutta una serie di colori e di simboli ebraici particolari. Tenete presente che questo quadro ha una costruzione di una certa rigidità, no? Questa rigidità poi evolve in una morbidezza, che è questa qui, che è la tempesta. Voi dovete partire da quella rigidità di quel triangolo e poi arrivare qui, dove di rigidità non ce n'è più. Vedete? Innanzitutto c'è qualcosa che manca qui. Vediamo se vi accorgete di quello che manca. Lì c'è un triangolo con al vertice la Vergine Maria. Qui c'è una maternità, c'è un guerriero che è diventato pastore, no? Alcuni dicono che è uno zingaro, altri dicono che è un pastore. E soprattutto, vedete, mentre lì c'erano le due colonne, qui di colonna ce n'è una sola perché l'altra è in pezzi. Questo quadro è La Tempesta. Questo quadro è la fine di un equilibrio, di una pace. Questo quadro qui è quello del mio amico Bombi, che era un disegnatore di fumetti straordinario. Un giorno fece un fumetto che si chiamava Dopo la bomba. L'aveva creato mentre era ospite a casa mia a Milano, solo che era talmente terrorizzante come fumetto Dopo la bomba, perché narrava degli effetti della bomba atomica, gente deforme, gli mancavano braccia, eccetera, eccetera, che tutti gli editori gliel'hanno rifiutato, dice no, questa cosa non la possiamo ripubblicare. Ecco, questo è un Dopo la bomba. La tempesta. Dopo la tempesta c'è un paesaggio che presenta le tracce di una distruzione che ha due speranze, nel senso cristiano ma anche nel senso metacristiano del termine. E le due speranze sono: uno, la madre, la maternità. È la maternità che salverà il mondo, non la paternità. La prosecuzione è data dalla maternità, non dalla paternità. E qui c'è la mamma che allatta il bambino. Due, qui c'è il pastorello. Il pastorello riecheggia uno straordinario passo evangelico che è quello del buon pastore.
se voi ve lo andate a leggere, pensate che il buon pastore fu voluto da Galla Placidia per raffigurare la scena centrale del mausoleo a Ravenna. Quella del buon pastore è una figura, perché poi c'è anche l'aforisma, l'aneddoto che viene dal lato del Vangelo, che è quello del buon pastore. E quindi Giorgione mette in questo quadro i due poli di un sapere importante. Io, per farvi capire bene, anzi meglio, questo schema che parte dalla pala di Castelfranco per arrivare alla tempesta, vi mostrerò un'altra cosa importante, o almeno che io considero abbastanza importante. Eccolo qua. Sapete cos'è questo? Ve lo ingrandisco un po', Voilà. Ma lo spostiamo tutto di qua. Un attimo di pazienza, Pare che ci siamo riusciti. Ecco, vedete questo? Questo è un antico grembiule massonico ispirato a un dipinto rosicruciano. Mi ha un po' rotto le balle. Perché c'è l'immagine selezionata, però adesso risolviamo. Non so perché si sposta. Allora, tac. Clicca sopra lì l'immagine. O comunque lì anche non. Vediamo se l'abbiamo beccato. Mi pare che era qua sotto. Ecco. Clicca. Qui? No, basta. No, ma questo è un PDF, quindi non si muove più adesso. È un Word. Non va più dalla tempesta adesso. Allora, questo grembiule qui è un grembiule che i massoni si sono fatti ispirandosi a un simbolismo rosicruciano. Lo vedete lo schema? Allora, lo vedete il guerriero qua? Non è come il guerriero della pala di Castelfranco, che poi diventa un pastorello. Stessa posizione delle gambe. Qui c'è il pellicano, ma qui ci sono 3 donne, vedete? Una c'ha in mano la croce, e se c'è in mano la croce è la fede. Una c'ha in mano il figlio che allatta, che quindi è l'amore, che poi i cristiani chiamano sbagliando carità, perché fraintendono la seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, chiamandolo inno alla carità, e invece la traduzione, siccome si adopera la parola agape, è inno all'amore. E qui abbiamo una terza donna, la vedete? Che c'ha in mano un'ancora, perché l'ancora è il simbolo della speranza, spes ultima dea. Quindi i Rosacroce mettevano al centro del loro simbolismo fede, speranza e amore.
cioè le cosiddette 3 virtù teologali. Se uno tiene presente questo assetto simbolico, trova la spiegazione sia della pala di Castelfranco sia della tempesta. Ci sarebbero altre 4-5 cosette da dire su Giorgione e anzi conviene che le passiamo a dire. La prima, questo è il famoso Palazzo Vendramini, credo che voi lo conosciate bene. La prima che voglio sottolineare è questa. Questo quadro si chiama Le 3 età. Vedete? Clicca. Si chiama Le 3 età. È facile da decifrare perché qui c'è una persona molto anziana, qui c'è una persona molto giovane e qui c'è una persona un po' media, diciamo, no? Allora, andatevelo a vedere questo quadro, adesso non mi ricordo questo dove è custodito, se quello questo. Galleria dell'Accademia. A Venezia? Certo. Ecco, andatevelo a vedere questo quadro, perché da qualunque posizione vi mettete rispetto a questo quadro, questi occhi vi guardano, anche se vi mettete sull'estrema possibile. È una cosa di cui vi accorgete solo se ci andate. Ed è una tecnica che ha usato Giorgione che nessuno dei pittori moderni ha capito come ha fatto. Perché in qualunque posizione voi mi mettiate, gli altri, vedete, gli occhi sono così. Questi occhi qui, dovunque voi mi mettiate, vi seguono. È una cosa che cercò di rifare Salvador Dalì, rifacendo se stesso, a proposito di Rosa Croce, rifacendo se stesso mentre dipingeva, ma non c'è mai riuscito. Lo ha anche scritto nella sua autobiografia. Tra l'altro Salvador Dalì, ci sono 2 personaggi che hanno parlato in termini entusiastici di Giorgione, Salvador Dalì e Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio adoperò per Giorgione tutti e 2 Rosa Croce, poi la combinazione, quindi poi uno non si meraviglia di niente, giocano in casa. Però insomma, questi occhi, se voi ve li andate a vedere, vi guardano sempre. La seconda cosa è contenuta in 2 quadri che si chiamano La giovane e la vecchia. Questa è la giovane. Il quadro della giovane viene anche chiamato Laura, perché lei è cinta di alloro. Vedete? È la vecchia, questa è la vecchia, vedete? Ora io ho fatto fare uno studio, questi 2 quadri sono la stessa donna, cioè l'impianto osseo del viso è lo stesso. Sapete che oggi quelli che fanno le indagini di polizia eccetera riescono a risalire da un disegno, l'impianto osseo del viso è lo stesso, finanche le mani vengono messe nella stessa posizione,
Tant'è vero che poi nelle mani della vecchia Giorgione ci mette un cartello dove c'è scritto col tempo. Se voi li sovrapponete questi quadri, sono la stessa donna. Perché? Qual è il messaggio che ha voluto trasmettere Giorgione? Un altro dei messaggi tipici della tradizione esoterica più ampiamente rosicruciana, cioè il cosiddetto capovolgimento. Che cos'è il capovolgimento? Il capovolgimento è la chiave per comprendere la realtà. La realtà è composta di due aspetti, uno diretto e uno speculare. Che significa speculare? Speculum, specchio. C'è un aspetto diretto e un aspetto riflesso. Ma tutti e due gli aspetti sono fondamentali. Cioè, non si può ricostruire una realtà se non si ha sia l'aspetto diretto sia l'aspetto riflesso. Come non puoi sapere chi sei tu se non metti assieme la tua immagine e quella dello specchio. Sapete, un certo Oscar Wilde c'era arrivato pure lui a modo suo, scrivendo un certo romanzino dove uno specchio la gioca un po' da protagonista, ma il problema è che noi siamo sia come ci vediamo noi che come ci vedono gli altri. Quante volte vi è capitato di stare sulle palle a qualcuno senza sapere perché? Perché voi non vi potete vedere come vi vedono gli altri, come vi percepiscono gli altri. Ci sono tante cose di noi che infastidiscono, non piacciono, o piacciono tanto, cioè ci sono tante cose di noi che per noi non sono percettibili, che per gli altri sono percettibili, anzi sono percepite. Quindi che cosa succede? Succede che noi dobbiamo mettere assieme le cose, la specularità. La specularità di Giorgione è che la stessa donna è così da giovane ed è così da vecchia. Arcimboldo faceva i quadri da capovolgere, no? Perché? Per darti un messaggio, per dirti questo così è un ortolano e sotto è un piatto con le zucchine. Era un messaggio ricorrente quello della specularità e dello speculum. Perché in realtà era una chiave fondamentale per capovolgere continuamente tutto. Cioè tutto tu lo devi mettere a quella prova lì. Non devi prenderlo così com'è, non devi dare per scontato che è così, lo devi capovolgere. E dopo che ha superato questa prova del capovolgimento, andare a formarti quella che è la visione. Quindi vedete quanto c'è nei quadri di Giorgione, c'è tanta roba. Poverino è morto giovane, perché è morto nel 1510, 30 anni. Ma c'è tanta roba, talmente tanta che uno dice sì, ma questo qui da dove veniva? Chi gli aveva insegnato tutto questo? Vi faccio un altro esempio, Castelfranco. A Castelfranco c'è un palazzo interamente decorato da Giorgione. Adesso non mi ricordo come si chiama, ma ve lo trovate, cioè, io poi ho tanti nomi. Che cos'è Castelfranco? Castelfranco è questo palazzo dove lui mette dei fregi che rappresentano strumenti musicali, arti dell'uomo, e poi a un certo punto parla anche di astrologia. Sapete, l'astrologia, anche qui c'è una specularità. È contemporaneamente una roba da cialtroni e una roba da sapienti. Purtroppo è così. È come la massoneria di cui io faccio parte. È una roba da cialtroni e una roba da persone eccezionali. Il problema è che a volte è impossibile distinguere. Spesso è impossibile, è difficile distinguere. Però
Ovviamente ci sono le eccezioni, le possibilità, qualcosa si può fare, ma diciamo che non è una roba semplice. Allora, vi passo a questo disegno qui. A un certo punto, a Castelfranco, c'è questo disegno, dove Giorgione, il palazzo di Castelfranco lui l'ha affrescato prima di andare a Venezia, quindi siamo intorno forse al 1502-1503. Qui lui raffigura un'eclissi di sole, vedete, questa è la luna, questa è la terra e questo è il sole. Dopo l'eclisse, vedete, perché da qui, dalla terra si vede il sole, quindi non c'è l'eclisse, lo vedete? Dopo l'eclisse è la luna che si mette in mezzo e quindi c'è l'eclisse, giusto? Perché voi non vedete più il sole perché è oscurato dalla luna. Ma sono i dettagli che sono importanti. Voi sapete che ai tempi di Giorgione, 1503, ancora c'era la teoria tolemaica, per cui era il sole, no? Era il sole che girava. Secondo voi, in base a questo disegno, cos'è che gira? Qui c'è la luna e qui c'è la terra, che sono assieme, come vedete. Il sole fa gioco a sé e soprattutto lì rimane. Secondo voi significa che Giorgione, 100 anni prima della pubblicazione della teoria di Copernico, sapeva perfettamente che era la Terra che girava intorno al Sole e non viceversa? Punto di domanda. Da questo disegno che è suo. Andatevelo a vedere, il fregio di Castelfranco. Se uno ci va a guardare dentro questa roba qui, trova tanta roba, credetemi. Tanto è vero che lui poi fa un'operazione incredibile. Fa testamento. Lui fa testamento. Perché l'ultimo quadro in cui si dipinge è come David con la testa di Golia. A noi ce n'è arrivato, siccome hanno tagliato il legno, non c'è arrivato il disegno con lui sulla testa di Golia, che è questo qui, è una xilografia. Vedete, neanche completa, vedete? Del quadro c'è arrivato solo sto pezzo qui, questa è, vedete? Lui qui è con la testa di Golia. Il quadro era così, poi siccome l'hanno tagliato, a noi c'è arrivato solo il frammento con la testa. Perché si raffigura come David? Io ho detto, secondo me lui era ebreo. Uno che si raffigura come David non vuole solo dire che è ebreo, vuole dire che fa parte della stirpe di David, cioè della Radix Davidis. E la Radix Davidis è una cosa molto vicina ai veneziani. Sapete perché? Perché la Radix Davidis sono i giudei e il simbolo di Giuda è il leone, Ops. Il simbolo di Giuda. Nella Genesi 49 un leone è Giuda. E poi c'è l'elenco dei tre colori del tricolore. Ci sono bianco, rosso e verde. Io l'ho scritto nel volo del pellicano. Perché quello lì è il passo della Radix Davidis. Pensate che i presidenti degli Stati Uniti d'America, tranne rare eccezioni, hanno sempre giurato sulla Bibbia, aperta da George Washington, che era un rosacroce, su una pagina a caso, 49 della Genesi, versi 11, 12, 13. Un leone Giuda. Cominciate a capire perché Venezia? Perché nella simbologia leone-acqua c'è uno dei segreti saperi di Rosacroce.
che sono sapere noi da dove veniamo. È per questo che Venezia, che è una città sull'acqua, ha come simbolo il leone e quindi San Marco. Non è casuale. A noi è arrivata, per esempio, e la potete andare a vedere al Museo di Londra, una statuetta. Vorrei dirvi assira, babilonese, sumera, vi direi una sciocchezza, perché non lo so, che alla prova al carbonio ha dato risultato 40.000 anni fa, 40.000, dove c'è uno coperto di squami con una testa di leone. Perché coperto di squami? E perché con una testa di leone? E tutte le simbologie dei leoni contenute nei Sumeri, contenute nelle raffigurazioni assiro-babilonese, cosa vogliono dire? E soprattutto qual è il rapporto ancestrale atavico con l'acqua? Ecco perché erano così irresistibilmente attratti da Venezia. Perché in quella città c'è una delle loro chiavi simboliche che loro conoscono. E quando scrivono che il diluvio universale è avvenuto sotto la costellazione del Leone, non vogliono parlare di periodi di tempo. Parlano di un altro mondo e di un'altra epoca. C'è una storia terrestre, una storia extraterrestre e una storia extraterrestre. E queste tre chiavi della storia non è che i nostri ricercatori moderni li tengono così tanto in considerazione, perché l'unica che tengono in considerazione è al 90% quella terrestre. Quelli che si vogliono divertire è quella extraterrestre. Quella extraterrestre nessuno. C'è una storia della Terra quando non è la Terra. Se uno c'ha voglia si studia la cosmogonia di Steiner e la trova quella storia. Si studia la cosmogonia della Blavatsky e la trova quella storia. Ci vuole credere, non ci vuole credere. Io non entro negli atti di fede, io entro solo negli atti di conoscenza. Uno che legge, la cosa che ha letto la conosce. Che poi gli sia utile, non gli sia utile, eccetera, eccetera, questo è un campo dove io non voglio entrare. Certo è che scrittori come la Blavatsky, come Steiner, come Edward Schuré, come Franz Hartmann, hanno scritto della storia extraterrestre. E forse sarebbe il caso di darci un'occhiata. Così, en passant. Che ore sono? Allora, io mi prendo una sosta di 2 minuti perché ho la gola che grida aiuto. Intanto pensate a qualche domanda, poi riprendiamo con qualche domanda e poi faccio la chiusura. Risiedette come lettore all'Università di Oxford per un po' di tempo. Perché? Perché Shakespeare, dopo che incontra Giordano Bruno, cambia. Shakespeare, che era una specie di bardo aedo dalle tematiche molto, ma molto cimbriche, gaeliche, e diventa italiano. Giordano Bruno gli parla di un po' di cose e scrive Il mercante di Venezia, Shylock, Romeo e Giulietta. Cioè, da quando conosce Giordano Bruno, Shakespeare, di cui tra l'altro sono stati paventati forse delle provenienze italiane,
Shakespeare prende delle tematiche diverse, cambia proprio spettro, come dire, Otello, cioè la bisbetica Caterina, là come si chiama, cioè cambia tematiche. È una cosa che nessuno ha notato. E siccome questo succede da quando orientativamente c'è la coincidenza della presenza di Giordano Bruno a Londra, e dopo progetta Globe Theatre, che è fondato sul metodo mnemonico di Giordano Bruno, secondo voi, o capisco che 1 più 1 non sempre fa 2, Wittgenstein diceva che se si cambiano le regole fa 3, però si possono anche non cambiare le regole. Cioè io ho la convinzione che ci sia un collegamento probabilmente teorico di Giulio Camillo, perché aveva letto le opere di Giordano Bruno, ma io penso che ci sia stato un collegamento invece sullo stesso tema, che è quello del teatro della memoria, di cui parla la Frances Yates nel suo libro famosissimo e bellissimo. Là c'è stato un collegamento fisico, perché erano tutti e due contemporaneamente nello stesso posto. E di colpo Shakespeare fa dei cambiamenti, diciamo. Sapete, uno poi il sospetto gli viene, non ho certezze ovviamente. Altre domande? Prego. Il mitico Tomaiuolo. Non ci vediamo da un anno, una domanda è il minimo. Con licenza usciamo un attimo dal triangolo di oggi. Mi viene in mente perché, come sai, è morto da poco Maurency, lo scrittore. Musica, lo scrittore di canone inverso. Volevo chiederti, musica, tu parli spesso di Aldemaro Romero, di Bach. Posso anche parlare di qualche Rosa Croce? Esatto, grazie. Posso parlare di Antonio Vivaldi? Antonio Vivaldi scrive l'estro armonico nel quale sono contenute le 4 stagioni, poi andatevi a vedere cosa dipinge Arcimboldo a Praga, dove dipinge le 4 stagioni, e se vi andate a prendere i versi, perché Vivaldi accostava alle sue composizioni musicali dei versi, molto belli peraltro. Se vi andate a leggere i versi, capite il collegamento strettamente rosicruciano che c'è, perché vedete, quello dei Rosa Croce era un sapere strutturato, dove anche spazio e tempo trovavano delle interpretazioni esoteriche. Noi siamo abituati a considerare lo spazio, io ho scritto un aforisma tanti anni fa dove dicevo: il metro è una nostra invenzione ma non lo spazio, l'orologio è una nostra invenzione ma non il tempo. Per questo motivo cerchiamo di non pensare che tempo e spazio siano metro ed orologio, perché non è così. Allora il problema è che la concezione dei Rosa Croce per il tempo e la concezione dei Rosa Croce dello spazio era una concezione anche metafisica, non solo fisica. Vedete, il più grande formatore della dottrina dei Rosa Croce fu Cartesio. Cartesio dedicò il suo libro Thesaurus Mathematicus, che firmò come Polibio Cosmopolitano, che era il suo... Non è che solo io mi metto il nome Carpeolo, il nome se lo sono cambiati in tanti. Allora,
Polibio Cosmopolitano, che era Cartesio, dedicò il suo Thesaurus Mathematicus ai Rosacroce di Germania. Poi il buon Umberto Eco ha voluto dire che era uno zuzzurellone, che scherzava, eccetera, eccetera. Ma non è così. Umberto Eco sapeva qual era la verità. Solo che, essendo una persona un po' legata opportunisticamente al politically correct, agli schemi, eccetera, eccetera, sapete, era uno che la simbologia la chiamava semiologia, così nessuno lo poteva accusare di essere un po' esoterico, ma la simbologia è simbologia. E lui per gestire la cattedra dell'Università di Bologna l'aveva snaturata in semiologia, però insegnava simbologia. Sono tanti personaggi che piegano un po' la verità. Cartesio a un certo punto decide di dare un segnale di cosa fosse la dottrina dei Rosacroce, e fa una cosa molto carina, disegna una croce. Lui, per spiegare i Rosacroce, disegna una croce, la croce di Cartesio. Voi non la conoscete così perché in matematica vi fanno studiare sempre uno spicchio della croce di Cartesio, non vi fanno mai studiare tutta la croce. Le famose rette cartesiane, poi ve le disegnano un quarto, no? Tac, tac. Ma non sono solo quella è una croce intera. Quella croce viene disegnata da Cartesio per dire che lui, quando spiega la sua teoria sul moto e spiega come disegnare il moto, ti dice: guarda, per capire che cos'è il moto, questa croce verticale è il tempo, questa croce orizzontale è lo spazio, dove si intersecano è zero, e poi a secondo sono valori positivi o valori negativi. Quindi voi immaginate una croce e nello spicchio che cresce verso destra e cresce verso l'alto, voi immaginate un tempo e uno spazio positivo, che è una dimensione che vi è facile immaginare. Il 12 giugno 2021 a Venezia. Sulla quella in alto trovate il 12 giugno, su quella in orizzontale trovate Venezia, e il punto è quello. Il problema è quando andate sugli altri tre spicchi, è per quello che non ve li disegnano le scuole medie. Perché poi mi dovete parlare dello spicchio a fianco, dove c'è lo spazio negativo e il tempo positivo. Me lo sapete identificare? Oppure mi dovete parlare dello spicchio opposto, dove c'è lo spazio positivo, ma il tempo è negativo. Riuscite a immaginarlo? Oppure mi dovete andare a vedere proprio quello opposto a quello che abbiamo considerato all'inizio, dove spazio e tempo sono tutti e due negativi. Dove siamo lì? In quale dimensione? Vedete, quando Cartesio accenna a questo tema nel suo discorso sul metodo, poi dice: sapete, mi fermo qui perché sono tempi duri, perché bruciano la gente. Galileo era stato appena arrestato, insomma, dice: ragazzi, non scherziamo, questi mi vengono a prendere. E poi, nonostante lui trovò rifugio presso una grande protettrice che era Cristina II di Svezia, fu avvelenato prima lui e poi fu avvelenata anche Cristina II di Svezia, perché le mani dei nemici arrivavano lontano all'epoca. Però Cartesio questa cosa la dà. Ma voi pensate che dal 1600 e rotti di quando l'ha data ad oggi qualcuno se ne sia mai occupato? Voi tutti trovate le rette cartesiane sui libri di storia, ovviamente depurate della parte che è difficile spiegare anche a un insegnante di matematica.
Per cui è così strutturato quella conoscenza, è così avanti, è così in possesso di chiavi straordinarie e universali, che poi dove le vedete affiorare, voi siete certi di trovarvi di fronte a quel tipo di realtà. Cioè lì la ricerca su questo tema è una ricerca che parte dalla parte finale per arrivare alla parte iniziale. È capovolta pure quella, secondo logici principi che vi ho già detto. Nel senso che voi partite da quello che uno ha scritto e ha detto per capire da dove viene. E viceversa. Generalmente non si fa così. Eppure è così, e noi abbiamo degli elementi, delle cose, delle chiavi di valutazione, delle rispondenze così incredibili nel fare questo tipo di percorso, quando ci accingiamo a farlo. Cioè io ancora, ogni volta che leggo qualcosa che ho trovato, eccetera, eccetera, caspita, scopro delle cose nuove. È così vasta, è così strutturata, è così che pensi sempre che hai visto delle cose e poi hai di volta in volta la consapevolezza di averne viste molto meno di quelle che avresti potuto vedere. Domande? Perché poi faccio la chiusa. Solo una cosa su questa di Cartesio, per cui diciamo, noi vediamo la parte letteralmente reale, così ma allora, perché a volte viene diciamo, si accusa, comunque si fa riferimento a Cartesio, quello che ha stroncato diciamo, nell'Occidente. Devi alzare un po' la voce perché vieni a pigliare il microfono, guarda, fa una cosa, perché così io non sto capendo niente. La risposta è... Quando capita di sentire dire Cartesio ha ucciso in Occidente la parte meditativa, la parte spirituale, perché è entrato a piede basso con la sua razionalità No, siccome però questa cosa si è basata soltanto avendo visto un quarto di quel grafico... Ma ci sono altre persone che dicono che Cleopatra era egiziana. Sì, no, ma... Hai capito? Cioè ormai non hai capito, il problema è che Cartesio è ucciso. Cartesio ha detto cogito ergo sum. Che significa la parola cogito? Apparentemente penso. Ecco, e lui quindi ha ucciso la dimensione metafisica e intellettuale? Cioè, questo ha detto Cartesio. Cartesio ha detto che l'essere è nel pensare, non nel fare, non nel misurare, non nel contare, nel pensare. Cioè lui, il pensiero di Cartesio è a monte, perché prima di calcolare, di fare, di misurare, eccetera, eccetera, viene il fatto che tu hai pensato. Quindi tutti quelli che dicono di Cartesio quella roba lì, gioia mia, si devono andare a nascondere. Si devono andare a nascondere. Poi che lui sia stato anche un ottimo scienziato nel campo dell'ottica, nel campo... Ma questo che significa? Perché uno che ha una forte dimensione metafisica dovrebbe necessariamente poi mozzarsi tutte le possibilità di conoscere la dimensione fisica? Per quale motivo? Perché? Questi sono gli scientisti moderni che alla sola idea che tu gli spieghi Cartesio così ti prenderebbero a fucilate. O di Freddi, se gli spieghi Cartesio così, cazzo, ti mette sotto con la macchina, devi stare attento, andare sulle strisce. Però quella è gente che non calcolo io. Uno dei motivi per cui io non riempio i teatri è proprio perché ho un atteggiamento assolutamente intransigente e estremamente rigido nei confronti di tutta una serie di cose. Perché, sai, io non sono Eco. Eco è stato molto più grande di me come scrittore e come studioso. Però, scusate la parolaccia, cazzo se era in malafede.
ma proprio tanta, perché lui così rimaneva negli ambiti universitari, nelle cose, eccetera, eccetera. Ora, siccome a me non me ne frega niente, perché proprio non me ne frega niente, cioè me ne può fregare di meno. Io scrivo libri, faccio conferenze, faccio quello che voglio, però non sacrifico nulla né al consenso, né alle visualizzazioni. Voi avete visto, io faccio Carpiero Racconta, facevo 30.000 visualizzazioni, ho tagliato i commenti, ho tagliato le persone, ma ne faccio 10.000 e sono felice. Perché non me ne frega nulla. Non ho campagne di marketing, non me ne frega niente. Il giorno che mi ritrovo, come quando ho iniziato a fare conferenze, solo con mia sorella, smetto. Io la prima conferenza che ho fatto c'eravamo io e mia sorella. Tant'è vero che era seduta qua e ho detto, vabbè, cazzo, siediti lì. Voglio dire, almeno una persona dicono che è venuta. Capito? Ma lo prendo con filosofia, cioè non è che sono stato col patema d'animo. Cartesio, bisogna presentarlo per com'era. Poi, per come era non vi fa comodo? E sono problemi vostri, non miei. Perché Cartesio era questo. Cartesio è un signore che al centro, proprio chiunque di Cartesio si ricorda quella frase lì. Ma se si ricorda quella frase lì, come fa diavolo a pensare che fosse una persona non spirituale? Cioè qua si va contro le evidenze. È come quando Eco ha fatto la prefazione al libro di Arnold sui Rosa Croce e ha detto ma i Rosa Croce non esistevano. Io quante evidenze vi ho prospettato di una dottrina, di cose che si ripetono, di percorsi di vita uguali, tante, No, è tutta una congiura diabolica per far credere che i Rosa Croce esistessero. Va bene, non ci credete, chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma cosa volete che me ne freghi a me? Quando mi hanno detto, ma tu dici che l'ultimo è stato Salvatore Dalì. L'ultimo quadro che ha dipinto Salvatore Dalì, sapete come si chiamava? Rosa contemplativa. Andatevelo a vedere. E poi mi dite se è vero o non è vero. Cioè, per carità, cioè, nel momento in cui uno delinea i collegamenti, perché questa è una storia fatta esclusivamente di collegamenti, perché non è che uno firma un documento al notaio dove scrive sono un Rosa Croce, cioè è quello che fa, è l'impronta che denota che viene da lì. Non so se mi spiego, può essere solo una storia di collegamenti, non può essere nient'altro che questo. Altre domande? Io ne ho una. Io chiedo di approfondire una... Dovete esporvi al pubblico ludibrio. Dovete venire qui alla voglia. Io chiedo un approfondimento sulla simbologia del leone e dell'acqua, legata all'acqua. Guardi, le do... Ma nessuno di noi si è bagnato. La signora ha citato l'acqua si è emozionata. Allora, le cito una cosa. Mi sembra che già sulla questione del diluvio universale qualche cosa avevo introdotto. Ma le cito una cosa. Gli egiziani avevano fabbricato un sistema di conduttura delle acque del Nilo che esondava per portarle dove volevano loro. E queste condutture esistevano perché c'erano delle saracinesche che a secondo come quelle che avete a casa quando chiudete l'acqua, no?
che a secondo dei periodi dell'anno chiudevano o aprivano. Queste condutture erano a forma di bocca di leone, cioè queste saracinesche, di cui alcune ci sono arrivate, erano a forma di bocca di leone. Quando io ho iniziato a fare i miei corsi di simbologia, io continuavo a chiedere alle persone: sentite, ma ne avete visto di fontane nei giardini dove l'acqua esce dalla bocca del leone? E tutti mi rispondevano sì. E io gli dicevo: ma vi siete chiesti perché? E tutti mi dicevano no. Perché? Perché è una cosa così antica che è entrata nell'ovvio. Noi possiamo vedere una fontana con l'acqua che esce dalla bocca del leone, che è una cosa non esistente in natura, non ha nessun senso, però è una cosa ovvia, è entrata nell'ovvio. E quando una roba entra nell'ovvio, la gente la guarda e non si chiede più perché. Il che significa che questo rapporto tra il leone e l'acqua è un rapporto che fa parte di una cosa grande che io spiego nel primo volume dei libri che ho scritto, che si chiama Memoria ancestrale. Voi dovete immaginare che esiste una sorta di posto dove confluiscono tutte le memorie. La memoria non è una cosa da sottovalutare, la memoria è una testimonianza di verità, no? Per quanto possa essere fallace, sempre una testimonianza rimane. Ora, voi dovete pensare che esiste una dimensione sovratomica per la quale la memoria ha un rapporto con la materia che non è più mediato dal nostro cervello. Quando il famoso scienziato giapponese vi parla di memoria dell'acqua, di quello vi parla. Pensateci, esiste una memoria che è profondamente legata alla materia, senza la mediazione dell'individuo. L'individuo vi può accedere con grandissimo sforzo, con delle tecniche a volte, ma prima deve sapere che esiste. E la maggior parte degli individui non sa neanche che esiste, perché la maggior parte degli individui non sa fare accesso nella materia, ha difficoltà a fare accesso nello spirito, sulla base però di sue sovrastrutture. Nella materia proprio non ci sa entrare. Se noi sapessimo entrare nella materia, noi avremmo identificato la cura di tutte le malattie. Ragazzi, il problema è che noi non sappiamo entrare nella materia. Abbiamo la presunzione di entrare con una certa frequenza nello spirito. E diciamo che ogni tanto ci riusciamo pure, perché no? Ma nella materia mai. Nella materia mai. Ma voi avete sentito quando vi mettono quel microfono per l'ecografia il rumore che facciamo noi? Lo sentite quel rumore quando non vi mettono l'apparecchietto? Voi sentite il rumore del fluire del vostro sangue? Avete una consapevolezza interiore che abbiamo dei sensi interni, una vista interna, un udito interno, un odorato interno. Perché noi non sappiamo entrare nella materia. Anzi, quando diamo del materialista a qualcuno, pensiamo di offenderlo. Ma voi ci pensate che per cognizione scientifica la materia è l'unica cosa veramente di cui abbiamo la certezza dell'immortalità? Perché Carpeoro muore come aggregato, ma il suo calcio sopravvive, il suo zolfo sopravvive, il suo magnesio sopravvive. Vivono, sopravvivono. È l'aggregato che muore,
la mescola. Quindi la cosa che noi dobbiamo veramente avvertire come consapevolezza è quanto siamo limitati e dobbiamo in tutti i modi cercare millimetro per millimetro. Io adesso non è che vi voglio dire, non è che voglio fare il santone di turno, ma millimetro per millimetro di riconquistare degli spazi alla consapevolezza, alla conoscenza, alla consapevolezza dei rumori, degli odori. Dobbiamo riconquistare degli spazi. Sapete, quando uno veniva portato nella Sfinge per essere iniziato col rito egizio, scopriva che la Sfinge, gli occhi, non ce li ha disegnati all'esterno, ce li ha disegnati all'interno. Vi dice qualcosa? Quindi questo è quello che ci hanno insegnato e ci hanno trasmesso a chi sa leggere, a chi si applica, a chi legge e rilegge. Ma voi pensate che io tutte le cose che ho letto le ho capite subito? Bah, mettetevi a ridere. E poi ho riletto, ho letto un'altra cosa che mi spiegava un pezzo di quella prima. È un percorso complicato. È un percorso che non si può promettere quello che fa la New Age, suoniamo 2 campane e diventate... No, non è così. Percorso faticoso, è la via stretta. Però, se non si fa questa, che si campa a fare? Sì, ripeto, sapete, uno dei miei grandi nemici sono quelli della New Age che mi odiano perché io li piglio un po' per il culo, ma voi mi vedete a me che vado a cantare i mantra? Io mi vado ad ascoltare il rosario di mia nonna e vi posso assicurare che se uno ci guarda bene dentro ci sono le stesse, se non di più, cose dei mantra. Poi i miei amici, Giorgio Circoetti, eccetera, eccetera, mi pigliano un poco di punta per questo, perché smonto un grande luogo comune per cui il sapere è solo là e tutti gli altri. No, non è così, il sapere è stato anche qui, c'è stata una grande tradizione esoterica e sapienziale occidentale, grande. Poi io ci sono andato anche in Nepal, perché non mi sono fatto mancare niente nella mia vita, però ho avuto la mia conferma, perché quando sono andato via il mio maestro, gli ho detto: cosa devo fare adesso che torno a Milano? E lui mi ha detto: dimentica tutto quello che hai imparato qui. E io poi ci ho pensato a questa cosa e ho capito cosa mi voleva dire. Quindi quello che vi dico è questo patrimonio che noi abbiamo di poeti, di pittori, di scrittori, di filosofi, di matematici. Sapete, io ho studiato uno dei matematici più odiati del mondo, si chiamava Rudolf Carnap. Questo qui è uno matematico complicato, ma proprio complicato, che ha studiato tutta una serie di problemi legati al linguaggio matematico della logica. Uno dei suoi libri si chiama Analicità e induzione, è pieno di formule. Io difficilmente lo consiglio a qualcuno, perché poi quando l'ho consigliato a qualcuno in TV mi hanno sempre tolto il saluto, perché si mettono a leggerlo, cazzo. E quindi voglio dire, difficilmente lo consiglio. Carnap è un grandissimo matematico. Magari, ripeto, non è quello preferito di Oddifreddi, perché lui andò a insegnare a Princeton, che era l'università un po' esoterica, diciamo, no? E lì al migliore dei suoi studenti che doveva laureare quell'anno, gli disse: senti, vediamo se hai studiato i miei libri, perché i suoi libri erano sul nesso causale, sulla logica, sull'induzione, sul dedurre delle cose da altre.
Se hai studiato bene i miei libri, risolvimi questo problema. C'è un bambino che gioca a palla in cortile e a un certo punto dà un calcio fortissimo alla palla, la palla si impenna, va verso una finestra, il vetro si sgretola, elaborano delle formule che provano o che negano che il bambino abbia rotto il vetro. Sto studente si mette sotto e alla fine conclude che è il bambino che ha rotto il vetro. E gli dice: guarda, le tue formule sono sbagliate perché ci manca un pezzo. Gli dice Carnap. E lui dice: in che senso? Nel senso che le tue formule mancano della parte che riguarda il bambino che stava dietro il vetro nell'appartamento e che ha tirato un calcio 1/1000 di secondo prima del calcio fuori. Perché se tu non c'hai anche il bambino dietro il vetro, tu la verità non la scopri. Capito? Ed era un matematico questo qui. Ma questa qui non è una cosa matematica, è una cosa esoterica. Perché quando il tuo sapere arriva negli altri 3 spicchi della croce, tu percorri delle dimensioni che sono diverse. Hai una visione diversa, hai uno spettro di percezione della realtà totalmente diverso. È il cosiddetto senso dell'altrove. Tu quando dai un giudizio, sempre un giudizio che è basato sull'hic et nunc, ma poi c'è l'altrove. C'è qualcosa che non è né hic e né nunc. Ma sono percorribili gli altri piani cartesiani? Con un certo sforzo, sì, tutto è possibile. Tutto è possibile. Sai, Cartesio delinea una realtà che si chiama ente. L'ente che cos'è? L'ente è ciò che è, ma ciò che è. Non è vincolato allo spicchio della croce. Se è. Devi acquisire degli strumenti diversi, delle consapevolezze diverse, con calma, non necessariamente con la logica del trucco, anzi, escludendola, ma con la logica di appropriarti millimetro per millimetro di tutta una serie di cose che prima ti sono sfuggite. Oggi te ne sfuggono 10, domani te ne sfuggono 9, domani te ne sfuggono 8. Però, sapete, c'è un altro problema che è poi quello per cui i Rosacroci si sono ritirati. Chi è che al giorno d'oggi ha voglia, tempo, energia e anche un certo tipo di convinzione per fare delle cose così? Che poi è il motivo per cui nel 1985, con la morte di Salvatore Dalì, questa roba ci hanno messo una croce. Riforma, credo. È uno dei 2 libri dei Rosacroci, sì. Uno, i manifesti rosicruciani, uno si chiama Trattato e uno si chiama Riforma. C'è la leggenda che Cristo Rosenkreuz era stato sepolto e dimenticato e che rinasce. La Rosa Croce perché 120 anni dopo viene scoperta, alcuni che hanno studiato scoprono la sua sepoltura e nella sua sepoltura scoprono il cosiddetto libro M, che nella storia dei Rosacroci è il libro dove sono contenuti tutti i segreti dei Rosacroci. È una storia suggestiva, simbolica, non è una... cioè non la trovate sui libri di storia questa roba. Questo libro è conservato dove? Brava signora.
nella sepoltura di Christian Rosenkreuz. Dove è conservato? Ma anche nelle memorie di tante persone che le hanno trasmesse. Come chiusura non stava male però. Ma qualche altra domanda non l'avete? Perché ce l'abbiamo ancora un po' di tempo. Se no faccio una chiusura nuova. Ci metto un attimo io. Ok. Perché vedete, forse non so se ci sarà un nuovo posto dove si aggregheranno tante sapienze e tante intelligenze. Però Venezia aveva non solo il pedigree storico-simbolico, Venezia aveva le famiglie. Sapete, questo assetto di Venezia, queste famiglie che eleggevano il doge, tante con cognomi famosi, io ne ho fatti 2 perché gli altri non me li ricordo adesso, perché l'età ha fatto danni inesorabili, ma vi posso dire che erano tante. E queste famiglie che pure ragionavano, credetemi, in modo estremamente commerciale e pragmatico, perché Venezia viveva di affari, non aveva materie prime, non aveva risorse, viveva perché commerciava, scambiava. Capite? Cioè, è una città che noi oggi, volendoli disprezzare, chiameremmo bottegai. Ma in realtà esiste un senso nobile della bottega. Botteghe si chiamavano anche dove si insegnava l'arte. Questi qui erano dei bottegai particolari. Il problema è che dopo abbiamo conosciuto i bottegai veri, quelli solo bottegai. Questi no. E questi sfamavano pittori, poeti, artisti, cioè commissionavano opere d'arte, ristrutturavano palazzi, posti, cioè questi non è, cioè è una strana dicotomia per la quale alla schema di oggi dovremmo considerarli bottegai, e invece non erano bottegai. È gente che ha guardato oltre, e non tutti avevano tutto questo acculturamento. Alcuni sì, ma alcuni no. Ci sono stati alcuni doge di Venezia che erano dei begli ignorantoni, ma stupidi mai. Perché il problema non è essere un pozzo di scienza, il problema è avere intelligenza. Perché se hai l'intelligenza, quello che non sei in grado di fare tu lo fai fare a qualcun altro. Se non ce l'hai, pretendi di farlo tu e lo fai male. Quella è la possibilità. Cioè non è che non saper fare le cose è una cosa così grave. La cosa così grave è presumere di saperle fare e farle male. Se invece tu non la sai fare, ti pigli la controfigura, che vai trovando. Cioè non è quello il problema. È questa struttura sociale di Venezia, unica, perché è vero che Firenze l'aveva avuta simile, però perché c'era stata una famiglia, perché le altre te le raccomando. Non so se mi sono spiegato. Là la fortuna di Firenze sono stati i medici. È inutile che ci giriamo attorno. Mentre è difficile dire che la fortuna di Venezia sono stati i Vendramini, i Bragadini, cui volete voi. Perché non è vero.
Quindi questo tipo di struttura molto particolare, che faceva di Venezia un luogo particolare, che poi ha fatto da traino anche alla Marca Trevisana, perché per tutte le fortune di questa zona ci sono stati anche forti innesti di templari scappati, c'erano molte commende, c'era tutta una struttura particolare che ha fatto sì che questo posto fosse particolare, come non è stata Firenze, come non è stato Milano, come non è stata Roma. Non sono stati la stessa cosa, non hanno avuto la scuola di Rialto. Guardate, voi la sottovalutate, ma la scuola di matematica di Rialto per Venezia è stata una roba seria. Venezia è il primo Stato italiano che ha fatto i bilanci con la partita doppia, perché gliel'ha data Luca Pacioli. Cioè i bilanci di Venezia si facevano come si fanno oggi i bilanci, non come si facevano allora in tutti gli altri luoghi. Cioè era un posto veramente particolare e solo per questa sua particolarità poi ha potuto coagulare, perché sai, ha coagulato persone che fiutavano il sapere vero. Lo fiutavano e sapendo di andare a collocarsi in questo contesto dove le loro potenzialità avrebbero... Pensate a Leonardo, prima di conoscere Luca Pacioli, è un pittore mediocre e quando dico mediocre sottolineo mediocre, però con Pacioli impara una cosa, impara la prospettiva. D'altro canto non puoi imparare la prospettiva se non conosci la geometria platonica, i solidi. Cioè capite che in realtà Venezia con tutta una serie di cose, è vero che il Regno di Napoli l'aveva avuto una scuola matematica, tant'è vero che c'era Fibonacci, però in realtà non c'era una scuola. Rialto era una scuola, c'erano fior di personaggi oltre a Luca Pacioli, dove venivano da tutto il mondo. Quello che negli altri posti poteva essere occasionale, sapete, la matematica è una cosa importante quando è collocata nel modo giusto. Carlo Magno diventa imperatore perché studia dal beato Pietro da Pisa, che era il maggior matematico dell'epoca. Di Pietro da Pisa i libri di storia non ne parlano mai, non c'è su Wikipedia, eppure era il grande matematico dell'epoca, da cui, grazie al quale Carlo Magno esce dall'ignoranza, perché prima firmava con la croce Carlo Magno, e diventa un imperatore di quelli, insomma, cazzuti. Peccato che i libri di storia di Pietro da Pisa non ne parlano. Pensate che la Chiesa l'ha fatto beato e non l'ha mai fatto santo, e siamo nel 1000 d.C. Avete mai visto uno che è stato fatto beato? Questi li fanno santi subito, belli impacchettati. Invece no. Questo qui l'hanno fatto beato. Lui, Raimondo Lullo e Gioacchino da Fiore, che l'hanno fatto santo 4-5 anni fa, ma però no, sono rimasti beati 1000 anni. Poi fatevi delle domande, e non ne parlano mai. Cioè non è che tu trovate una giornata della Chiesa Cattolica dedicata a Gioacchino da Fiore, o a Pietro da Pisa, o a Raimondo Lullo. Quando gli faceva comodo il beato Raimondo Lullo, era il principale interprete con i popoli islamici della Spagna, perché era l'unico che sapeva la lingua araba. Poi quando non gli ha fatto più comodo. Quindi vedete che questa roba questa ricerca è una ricerca che porta lontano. Io credo che questa dimensione, spero,
di essere riuscito a trasmettervela oggi, perché è la prima impressione che bisogna ammortizzare per capire poi con quanta costanza, con quanta coerenza uno ci si possa dedicare. Tutto qui. Gianfranco, scusami, io avrei una domanda. Prego. La presenza invece delle donne nella confraternita, visto che qua ci sono un bel po' di donne, allora... Beh, ci sono state. Il Degarda van Bingen è stata una Rosa Croce. Basta leggere quello che ha scritto per capirlo. Ci sono state anche delle donne particolari, Giovanna d'Arco, che comunque era stata iniziata e faceva parte della Radix Davidis. Quindi non è che non ci siano state, ci sono state, come no? Potrebbe, se si fa una ricerca, una ventina di nomi, anche in quel periodo si mettono assieme, ma anche di uomini oltre 20 nomi non vai. Anche perché i Rosa Croce avevano, nel loro massimo sviluppo, hanno avuto 40 sedi in tutto il mondo e in ogni sede non potevano esserci più di 13 persone. Quindi se tu fai i conti, i numeri quelli sono. Poi di gente vicina dei Rosa Croce. Io ho avuto la fortuna di essere vicino a un Rosa Croce, col quale ho avuto un rapporto molto, ma molto forte, molto bello, che mi ha veramente fatto crescere tanto ed era un grand'uomo. Quindi lì qualcosa ti trasmettono. Poi, se quello che ti trasmettono è sufficiente per mantenere vivo o no in qualche cosa, questo io non sono in grado di affermare. Altro? Prego. Sì, posso fare io una domanda, visto che ce ne sono altre, anche se latita un po' dall'argomento che abbiamo parlato oggi, ma tu avevi parlato di Leone, Acqua, San Marco. Quello che ho spesso visto, ad esempio, nella Basilica di Aquileia, piuttosto che nel Duomo di Gemona, sono le figure tetramorfe, cioè i 4 evangelisti con il simbolo del leone, del toro, dell'aquila. Ma quello è una simbologia molto successiva. Molto successiva, sì. No? Quello che volevo chiederti se era antecedente o successiva. No. Quella lì è molto successiva. Siamo nel proto-cristianesimo, quindi comunque siamo dopo l'anno 0. Che se ne voglia dire. Altre? Io volevo appunto fare un'altra domanda, ci ho preso gusto. Lei aveva parlato Ma di... si deve mettere sempre alla gogna però. Ok. Perché Heinrich c'ha quella bella voce tonante. Lei aveva parlato appunto che fa parte della massoneria e un approfondimento magari se possibile, piccolo. Sono entrato in massoneria nel 1981, avevo 23 anni, ho fatto il mio percorso nel rito scozzese, sono diventato nel 1999 gran commendatore e gran maestro del rito scozzese di Piazza del Gesù originaria. Nel 2003 ho deciso di cambiare totalmente vita, quindi ho cambiato lavoro, ho cambiato vita e sono uscito non dalla massoneria, dall'operatività massonica, nel senso che ho sciolto l'obbedienza di cui ero sovrano, caso unico nella storia della massoneria, perché di solito quando uno si attacca alla carica
non si stacca più, e sono rimasto un massone alla scoperta, un massone che non fa parte di nessuna loggia, di nessuna obbedienza, eccetera, eccetera. E ho fatto 3 belle scoperte. La prima è che finalmente non sono stato vincolato da dover governare una struttura, che è una cosa che comunque ti condiziona sempre. La seconda è che misteriosamente nel momento in cui tutti gli altri gran maestri, gran commendatori, grandi qui, grandi là, hanno scoperto che non erano in competizione con me, io per loro sono diventato rispettatissimo, quasi tutti. E quindi mi ha fatto piacere, anche se non avevo più gran tempo da dedicare all'argomento. Terza cosa, oggi, per come si pratica, la massoneria è diventata un agglomerato di tromboni, di affaristi, è una roba che io non ho voglia, essendo in una percentuale così elevata questa roba, non ho voglia e soprattutto non mi sento più il tempo e le energie per navigare in questo mare. Io ho 63 anni, quello che mi resta da vivere lo voglio dedicare a cose in cui credo seriamente, non a cose in cui stento a credere che si possano fare o che siano utili. Cioè, non inteso la dottrina massonica, tanti massoni che mi sono vicini, a cui io sono vicino, e tante cose hanno tutto il mio affetto, tutto il mio rispetto e tutta la mia dedizione, perché io quello che ho ricevuto dalla dottrina massonica non potrei restituirlo in 20 vite. Se ho studiato i simboli è per la massoneria, se ho approfondito le cose in un certo modo è per la massoneria, se mi sono fatto un certo tipo di domande è per la dottrina massonica. Cioè tutta la mia formazione è totalmente intessuta di dottrina massonica. Per cui quello che io sono, a suo modo, è una risposta. E rispetto a quello che io sono, io potrei solo consigliare a chiunque di avvicinarsi alla dottrina massonica. Il problema è chi la insegna oggi, la dottrina massonica? Non so se sono stato chiaro. Qui quanti ci sono che sanno qualcosa di massoneria qui? Nessuno che alza la mano, no? Anche perché quelli che sanno qualcosa non lo vogliono dire. Allora, sapete che io ho fatto una volta una mia inchiesta particolare e ho chiesto a tutta una serie di massoni che conoscevo che cos'è la squadra del compasso. Il simbolo della massoneria è la squadra del compasso. Il minimo sindacale è che uno che è massone sappia cos'è la squadra del compasso. Ecco, poi provate ad andare in giro se conoscete massoni e chiedetegli che cos'è la squadra del compasso, che tanto non lo sanno. No, lo sanno. Poi si mettono i grembiulini con le borchie e le cose, capite? Squadra del compasso è il metodo cosiddetto metodo massonico. Il metodo massonico significa comprendere e misurare. Il compasso comprende, la squadra misura. Il massone è colui che sa comprendere e sa misurare. Sa utilizzare il maestro massone sia il compasso che la squadra. Sembra una cosa da poco, però è una cosa che ti può seguire per tutta la vita. Eppure non lo sanno. Ora, vi pare che io potessi a 60 anni ancora rincorrere questo tipo di cose? Poi magari se si sono arresi i Rosa Croce ai tempi, mi sono arrendo pure io ai tempi, poi magari verranno epoche in cui una persona può approfondire delle cose
senza che nessuno gli dia del pirla. Spero. Ma c'è ancora questa dottrina esoterica alla base della massoneria, oppure c'è pratiche esoteriche, oppure si va solo sull'organizzazione? Se le conoscessero ci sarebbe. Ma non le conoscono. Non le conoscono più? Vede signora, ai tempi miei, io per entrare in massoneria ci ho messo 3 anni. È vero che sono stato iniziato nell'81, però avevo iniziato nel 78. Il primo incontro io l'ho avuto nel 78. Oggi ci sono film, le spiegano, che c'è gente che entra in massoneria per vincere un concorso. Ma se uno ci mette 3 anni a entrare in massoneria, perché si applicano le regole, non può entrare per vincere un concorso. Cioè la massoneria aveva un insieme di regole, di strutture, di figure che la tutelava. E oggi che lei doveva studiare, doveva crescersi. Se l'immagina oggi un mafioso di Vibo Valencia che deve scrivere una tavola per il tempio, te la fa mortuaria la tavola, non è che te la... Cioè, capito? È una cosa che si è snaturata nel tempo perché era inesorabile che si snaturasse. Perché nel momento in cui tu non tieni alti gli steccati, e gli animali entrano. Spero che siate stati soddisfatti. Abbiamo chiuso con 12 minuti di anticipo. A posto?